Guten Tag amici, bentornati in Lorenz in der Schweiz. Io sono Lorenzo Pardini. Come ben sapete, purtroppo stiamo vivendo un momento difficile con la guerra in Ucraina, che sta portando anche un po' all'orizzonte, si spera di no, l'ipotesi di una terza guerra mondiale, di una guerra atomica. Speriamo sempre che non succeda mai questo, che il conflitto smetta il prima possibile. E proprio ricollegato a questo è tornato un po' in voga l'argomento bunker, rifugi antiatomici. Come ben sapete, qui in Svizzera è un po' la patria dei bunker e dei rifugi antiatomici, perché sia quelli privati che pubblici soddisfano praticamente tutta la domanda, ossia garantiscono che tutta la popolazione residente in Svizzera possa trovare rifugio. Per questo motivo che io sono andato a visitare sia un bunker pubblico, cioè ho visto solo l'esterno perché naturalmente è chiuso, e uno privato invece di un palazzo che al momento è stato adibito a cantina, che però presenta tutte le caratteristiche di un bunker di un rifugio antiatomico. Però prima di guardarli ci vediamo la sigla di Lorenz in der Schweiz, lo sponsor di questo video, e torniamo subito e andiamo con la sigla. Bene amici, prima di proseguire volevo introdurvi lo sponsor di questo video, cambiavalute.ch. È un servizio online di cambiavalute euro-franco, franco-euro, con il miglior tasso di cambio di tutta la Svizzera. Ho provato personalmente a cambiare il mio stipendio in euro e vi posso assicurare che ho risparmiato fino a 116 franchi rispetto al cambio della mia banca. Inoltre è un servizio sicuro perché tutte le transazioni avvengono tramite servizi bancari e i soldi non vengono persi. È trasparente perché non ci sono commissioni o costi aggiuntivi, cosa che invece avresti con altre banche. In più ricevi i tuoi soldi direttamente sul tuo conto bancario, quindi non devi andare allo sportello bancario o fare altre cose. È un servizio perfetto per i frontalieri che ogni mese devono cambiare il loro stipendio franco-euro, però è anche indicato per chi risiede in Svizzera o per chi possiede un'azienda. Trovi tutte le informazioni nel link in descrizione sotto il video. Quindi questo è un bunker, come vedete dalla porta, bella spessa, vedete questa è la chiusura, qui c'è la manopola, qui ci sono le istruzioni per chiuderlo, e siccome siamo in Svizzera le lingue nazionali sono 4, ci sono 3 lingue, cioè tedesco, francese e italiano, istruzioni per l'uso corretto di porte blindate, e in 3 passaggi viene spiegato come si chiude questa porta blindata. Come vedete è bella spessa, quindi da garantire la chiusura, quindi se ci fosse un attacco atomico, quindi le radiazioni non passano. Vedete, bella dura, però fortunatamente siccome sono stati costruiti sì questi bunker, però la situazione è tranquilla, vedete, ormai è ad uso normale, cioè quotidiano. Ci sono le biciclette, e se entriamo, questo bunker praticamente è stato adibito a cantina, quindi come vedete una cantina, quindi ogni inquilino ha la sua cantina per metterci le sue cose e così via. Però se ci fosse un'emergenza ci si può rifugiare qua, chiuderlo e sigillare la porta in modo che nessuno, soprattutto le radiazioni, non entrano. Come vedete qui alle mie spalle c'è un filtro per l'aria, un depuratore, quindi penso che, come vi dicevo, che questo essendo concepito all'inizio come un rifugio antiatomico, se le persone si devono chiudere qui dentro, questo serve per depurare l'aria, perché si sta in uno spazio chiuso e si accumula l'anidride carbonica, c'è meno ossigeno, e quindi questo per consentire il ricambio d'aria. Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito.
per sostenere il canale iscrivetevi, fate un like, per qualsiasi cosa scrivetemi a me sui miei social, su Telegram. Io vi invito a continuarmi a seguire con i prossimi video e quindi vi auguro una buona giornata e ci vediamo presto qui sul YouTube. Ciao ciao!